L'idea dello studio del doppio nella figura umana è certamente legato a idee e correnti psicanalitiche e surrealiste. La figura di Sante Astaldi, collezionista e amico dell'artista, qui è sdoppiata in una parte sensibile e in una parte immateriale e spirituale, esprimendo un'idea di eternità. Qui l'artista riprende il tema dei gladiatori, tipico della classicità romana, il quale si lega anche all'interesse di rappresentare colonne spezzate, templi dorici, come rimando alla Grecia, nella quale egli era nato. L'opera risale all'epoca dei dipinti realizzati per la casa parigina del collezionista d'arte Léonce Rosenberg. La natura morta è il genere caratteristico di Filippo de Pisis. Qui la sontuosa composizione, che presenta gli oggetti su due diversi piani d'appoggio, ha il suo centro nel panettone, sfruttando al meglio l'abilità coloristica, in un connubio di sensazioni visive, tattili e olfattive. Prevalenti le tonalità brune, ma con improvvisi lampi di luce nei raffinati argenti della brocca e del cestino portafrutta. L'artista dell'avanguardia inglese approda, dopo anni di sperimentazione, a un astrattismo geometrico, quale ideale di ordine e di purezza. Lo vediamo bene in quest'opera, che si compone di campiture quadrate e rettangolari, interagenti per sovrapposizione sia a livello dimensionale che a livello cromatico. Il dipinto venne esposto nel 1954 all'interno del padiglione britannico alla Biennale di Venezia. Quest'opera si riferisce al progetto ideato dall'artista nel 1968 per l'apertura della mostra personale presso l'Institute of Contemporary Art di Filadelfia. Cristo aveva pensato a 7 donne avvolte in polietilene e tessuto, disposte su ampie basi e impacchettate per una performance di 5 ore. L'artista maschera e occulta la figura umana rendendola irriconoscibile e sollevando anche dubbi sulla sua identità e la sua funzione. L'opera riprende un tema che era già stato trattato ampiamente dall'artista a cavallo degli anni 60 e 70, ovvero l'analisi della figura umana nel paesaggio. Qui l'artista propone all'osservatore una rappresentazione astratta di questo soggetto. Anche se non riconoscibile, il corpo della donna si unisce all'insieme delle pennellate circostanti gialle e verdi, ad indicare il paesaggio. Questo è lo studio preparatorio di un dipinto oggi conservato presso una collezione privata di New York. Qui l'artista, attraverso l'unione di elementi architettonici e di oggetti quotidiani, crea giochi di illusionismo ottico e di percezione prospettica, dando vita a un continuo movimento di piani. L'opera fa parte di una serie di nature morte emblematiche di una fase cruciale nel percorso dell'artista. Essa è caratterizzata dalla maturazione del suo linguaggio, dall'abbandono del dinamismo futurista e coincide con il soggiorno di Severini a Parigi, città nella quale ebbe la possibilità di entrare in contatto con il cubismo. Quest'opera si inserisce nella ricerca avviata da Mirko nei bronzi degli anni 30 e incentrata sulle forme più articolate dal punto di vista dello spazio e sul motivo dell'intreccio e della forma aperta. La curvatura delle linee evoca una battaglia epica vista dall'alto, della quale viene messa in evidenza la contrapposizione delle forze in campo e l'aspetto drammatico. Questo dipinto è la conferma che tra l'emozione provata dall'artista e la sua trasposizione in pittura non ci devono essere ostacoli. L'operazione deve essere immediata. Su di uno sfondo ocra e bianco, ravvivato da inserti di colori primari, Afro solca la superficie con segni rudimentali, caratterizzati da uno studiato equilibrio. Le forme appaiono indistinte, come se fossero delle sensazioni rivissute grazie al filtro della memoria.